Buongiorno, oggi riprendiamo con il secondo video sui rapporti tra Bibbia e testi greci, Omero in particolare. Tra l'altro qualche giorno fa il nuovo presidente degli Stati Uniti ha giurato sulla Bibbia, se non sbaglio ha giurato sulla sua Bibbia di famiglia che gli appartiene dal 1893 ed ha giurato quindi su un libro al quale viene conferita autorità. Io vi dico personalmente un mio pensiero: se avesse giurato invece che sulla Bibbia, sull'Odissea o sull'Iliade, nella sostanza non sarebbe cambiato nulla, perché poi in realtà sono libri che ci raccontano le stesse storie, solo che all'una viene conferita tradizionalmente una certa autorità e le altre, l'Iliade e l'Odissea, vengono invece interpretate come favole, miti, ma noi sappiamo che facciamo sempre finta che, sempre nella convinzione che se proviamo a dare credito a ciò che c'è scritto sia nella Bibbia che nei poemi omerici, in particolare in questo caso, forse riusciamo a capire molte più cose. L'altra volta vi ho letto, per esempio, che cosa scrive un ellenista francese, Paul-Louis Courier, il quale diceva: Omero è assolutamente storico. Questa è un'affermazione appunto alla quale ovviamente ad esempio ha dato credito Schliemann, che non bisogna mai dimenticare, perché è un esempio, veramente un paradigma del rapporto tra la possibilità di avere una conoscenza vera e coloro che invece purtroppo alle volte, detenendo il potere sulla conoscenza, non vogliono che le cose cambino. E quindi quando hanno stabilito che certi testi, certi volumi sono delle favole, tali devono rimanere, invece altri vengono presi per storici. Sappiamo che questa definizione di miti, leggende, favole viene attribuita purtroppo anche alla Bibbia, ma questo insieme di atteggiamento, lo ripeto sempre perché è fondamentale, ci impedisce di capire un sacco di cose. E quindi noi, come al solito, facciamo finta che Bibbia e testi omerici ci raccontino storie simili. Oggi in particolare ci occuperemo di un concetto molto interessante. Di anchizeoi, collegato a un termine ebraico Tselem. Anchizeoi, Tselem. Poi vi lascio qui lo spazio perché vi devo scrivere altro. Poi ci arriviamo. Però quello che è interessante è proprio il concetto fondamentale che deve stare alla base delle analisi che facciamo e alla base della nostra libertà di approccio a questi testi. Per esempio, dicevo prima del giuramento di Biden sul libro che ha autorità. Ecco qui un testo del professor Sutlow, che insegna studi religiosi e ebraismo alla Brown University di Rhode Island. Lui qui ci racconta della nascita, delle motivazioni della nascita della Bibbia, dell'utilizzo della Bibbia in Gerusalemme, dell'utilizzo della Bibbia greca in Alessandria d'Egitto, ma il concetto importante è questo, perché sta alla base di tutta una serie di situazioni che noi comunque viviamo. È per questo che dico sempre che conoscere il passato e fare finta che sia vero e cercare di capirlo ci è utilissimo. Dice: la dimensione oracolare dell'autorità biblica continua a esercitare un fascino potente sulle comunità, seppur in forme diverse da quelle antiche. L'autorità oracolare venera un testo, ma usa il testo che venera allo scopo di attribuire potere, prestigio e ancora una volta autorità ai suoi interpreti. È questo il genere di dinamica che ha portato alla formazione della maggior parte delle principali religioni del mondo. Il testo che queste istituzioni e organizzazioni mettono sui propri altari e offrono all'adorazione dei fedeli sono, in un certo senso, sottoposti all'arbitrio della comunità dei loro interpreti.
È esattamente ciò che vi ho raccontato anche nei video dedicati alle radici del grande progetto o al grande reset che è stato tolto da YouTube. Va bene, pazienza, non facciamone un dramma, e perché insomma per contenuti ritenuti non accettabili, ma ciò che è importante è capire che chi controlla il passato, chi controlla la conoscenza, chi gestisce il passato, di fatto controlla il presente e programma il futuro. Ed è per questo che è interessante invece conoscere il passato, cercare di conoscerlo e uscire dagli schemi che ci vengono proposti. Perché per esempio tra gli schemi che ci vengono proposti è che i greci vivevano di miti, si sono inventati un sacco di miti per spiegarsi delle cose, per spiegarle al popolo, eccetera, però in realtà poi non ci credevano. No, stiamo attenti. Paul Veyne, archeologo, docente presso il Collège de France, ha scritto tra i tanti anche questo testo, I greci hanno creduto ai loro miti, testo nel quale sono contenuti dei concetti importantissimi perché ci aiutano a capire proprio tutto questo discorso che stiamo facendo. Apparentemente ci aiuta a capire soltanto il rapporto con i greci, ma in realtà ci aiuta a capire molto di più e per chi è interessato è importantissimo. Per i greci criticare i miti non consisteva nel dimostrarne la falsità, ma piuttosto nel ritrovarne il fondo di verità. È quello che stiamo cercando di fare umilmente, tranquillamente, ma con un po' di determinazione. Perché questa verità è stata ricoperta di menzogne. L'abbiamo già detto altre volte, parlando di San Cugnaton che aveva scoperto di quante menzogne fosse stata ricoperta la verità concreta dell'antica storia egizia da parte della casta sacerdotale. Bene, Pausania, cita l'autore francese, dice da sempre, innalzando un edificio di immaginazioni su di un fondamento di verità, si è portata la maggior parte delle persone a non credere ad avvenimenti che sono accaduti altre volte e che accadono ancora, attenzione. Coloro a cui piace ascoltare il racconto dei miti sono anche portati ad aggiungere a questi le loro futilità. Cioè ognuno poi è lì, siccome sono miti, ognuno è libero di elaborare. No. Questi che aggiungono futilità non raggiungono altro in questo modo se non negare quella verità che contaminano di menzogne. Per i greci la genesi dei miti non creava difficoltà. Nel loro intimo i miti sono autentiche tradizioni storiche. Come si potrebbe infatti parlare di ciò che non esiste? Si può alterare la verità, ma non si potrebbe parlare del nulla. Questi sono concetti importantissimi che devono stare alla base del nostro approccio con i testi antichi. Strabone ritiene che ogni mito abbia uno scopo istruttivo e che il poeta, cioè Omero, non abbia scritto l'Odissea per divertire, ma per insegnare la geografia. I viaggi, e dunque è impossibile che un mito sia interamente mitico. I viaggi di Ulisse sono un corso di geografia dove tutto è veritiero. E così via. Vi leggo soltanto ancora un altro passo perché è importante, ma soprattutto con la chiusura finale che è assolutamente sorprendente. Qui parla di Palefato, quindi un altro degli studiosi, non mette in dubbio neanche per un attimo la storicità di Dedalo, di Pelope e di Eolo, che egli dimostra come farà Polibio. Egli ammette anche che in quei tempi lontani gli dei si univano agli uomini. Quante volte l'abbiamo detto, forse qualcuno ricorderà quando ho parlato di quando si viveva con gli Elohim, c'era qui un disegno, un grafico che faceva vedere dei secoli in cui gli Elohim e gli Adamiti convivevano tra di loro, si univano anche sessualmente. Atene e Apollo hanno partecipato al supplizio di Marsia e Apollo ha realmente amato Giacinto. Anche se dice sarebbe puerile credere che questo dio abbia scritto il nome del suo innamorato sui petali di un fiore. Ovviamente la verità è che Apollo si è limitato a dare a questo fiore il nome del bell'adolescente. Cioè siamo nell'ambito di racconti molto concreti e dunque credibili. Ma veniamo all'aspetto curioso in particolare, perché qui ci si allarga anche alla religiosità dei Romani.
Dice: ora, se la nostra intenzione non è quella di costruire dei dogmi sull'esistenza di Dio o degli dei, dovremo limitarci a constatare che i greci credevano ai loro dei. E parlando del culto che veniva riservato agli imperatori, sapete, venivano divinizzati, per cui noi siamo portati, no, dalla nostra tradizione, dalla nostra educazione a dire: per fortuna da un lato c'è stata la Bibbia che con i giudei hanno conseguito l'altissimo vertice religioso del monoteismo, perché dall'altra parte c'erano i pagani che, poveretti, erano talmente stupidi che arrivavano a divinizzare addirittura i loro imperatori. Sentite cosa dice. Un fatto mostra fino a che punto arriva la nostra doppiezza con noi stessi. Anche se gli imperatori erano considerati dei e gli archeologi hanno ritrovato decine di migliaia di ex voto dedicati a diversi dei per guarigione e felice ritorno, esattamente come i nostri, Cioè ogni popolo, ogni cultura, ogni tempo ha i suoi dei che guariscono, i suoi dei che fanno i miracoli. Quindi noi cristiani, noi educati nel cristianesimo, non dobbiamo illuderci di essere gli unici. Tutti avevano i loro santi in paradiso, ma attenzione al concetto fondamentale. Quindi hanno trovato ex voto dedicati a diversi dei. Non esiste tuttavia neanche un solo ex voto dedicato ad un imperatore Dio. Quando i fedeli avevano bisogno di un vero Dio, non si rivolgevano all'imperatore. Questo è un concetto fondamentale. Ci fa capire che siamo uguali. Non esistono i monoteisti intelligenti e i pagani stupidi. Ognuno, quando nasce, si sente dire: hai la fortuna di essere nato nel posto dove c'è la religione giusta. Questo già da solo spiega tutto. Ma attenzione, quelle differenze che ci vengono prospettate da sempre in realtà non esistono. Non erano così stupidi. Avevano i loro ex voto, i loro dei che ritenevano veri, così come i cristiani hanno gli ex voto alla loro divinità o madonne, eccetera, che ritengono vere. Quindi non cambia assolutamente nulla. Però adesso arriviamo a questi concetti di Anchizeoi e di Zelemme. Perché? Perché sono i concetti iniziali. Anchizeoi è un termine che è usato nell'Odissea, e adesso andiamo a vederlo. Questo è il prefisso, che significa vicino, ma vicino in termini di intimità. E qui c'è theoi. Theoi già abbiamo visto l'altra volta, ma riprendiamo un concetto ampliandolo, che è un termine che non era in origine un sostantivo, ma era un aggettivo che indicava la funzione di qualcuno. E Platone ci ricorda che theoi deriva da thein, che indica il lanciarsi verso, l'abbiamo già fatta l'analisi anche della radice indoeuropea nel video precedente, indica lanciarsi verso l'alto, quindi correre velocemente verso i cieli, ed era riferito agli astri, ma era riferito anche ai theoi, cioè agli individui che avevano questa caratteristica del correre, del lanciarsi verso il cielo, e lo vedremo in un video successivo che li accomunava agli astri. Però qui nelle note c'è una affermazione importante, perché normalmente si dice, ancora una volta, i pagani, poveretti, non conoscendo la verità del monoteismo, divinizzavano gli astri. Sentite qual è l'osservazione. Dalle testimonianze di Diodoro, di Porfirio, Teofrasto e Platone non è possibile ritenere che la religione astrale sia coesistita o possa essere confusa con il politeismo antropomorfico. Cioè erano due cose diverse, e sentite in che cosa consisteva la religione astrale. Per evitare ogni possibile ambiguità e far sì che si possa sostenere che il paganesimo abbia conosciuto diverse tappe e livelli, Eusebio intende far vedere come il primitivo culto astrale consistesse esclusivamente nell'adorazione degli astri considerati come puri elementi materiali. Egli trova una conferma di ciò nel fatto che esso, cioè quel culto, non conosceva né templi, né statue, né miti aventi per oggetto
divinità personificate, cioè non personificavano gli astri. La distinzione tra i due culti era netta. Poi questo termine che indicava il correre degli astri è passato a indicare il correre di quegli individui, ma non personificavano gli astri. Qui è descritto molto chiaramente. Pensate ad esempio che i babilonesi usavano la geometria trapezoidale per calcolare le orbite di Giove, quindi erano in grado di stabilire in anticipo in che zona del cielo si sarebbe trovato Giove in certi momenti. Ecco, non si può calcolare l'orbita di un dio. Non erano così stupidi e lo sapevano molto bene. E qui per fortuna viene messo in evidenza. Ma c'è un altro aspetto che è interessante. Eusebio è veramente una miniera. Si dice: per quanto riguarda i giudei, le notizie più attendibili, poiché sono conformi sia ai nomi dei luoghi che a quelli di persona, sono narrate da San Cugnato di Berito. Vi ricordate quello che ha scoperto gli inganni dei sacerdoti egizi? Che aveva avuto tra le mani le memorie redatte da Ierombalo, sacerdote del dio Yevò, cioè Yahweh. Costui aveva dedicato la sua storia ad Abibalo, re di Berito, ed essa era stata apprezzata da lui, cioè dal re di Berito, e da coloro che egli aveva incaricato di accertare l'esattezza dei fatti narrati. Quindi San Cugnato ha svelato l'inganno dei sacerdoti egizi, le cose sono state verificate e sono state considerate esatte. Guardate che è fantastico. Tutti costoro vissero in un'epoca anteriore alla guerra di Troia. Quindi Eusebio cita la guerra di Troia come un fatto storico, tant'è che diventa un punto di riferimento cronologico. Sono vissuti prima, non è un racconto, non è una favola, non è un'invenzione, non è un mito, è un fatto storico. E dice, quindi prendetelo come punto di riferimento perché gli altri sono vissuti prima. È concretissimo, concretissimo. Tutti costoro vissero in un'epoca anteriore alla guerra di Troia e vicina al tempo di Mosè, come mostrano le liste di successione dei re della Fenicia. Questo è stupendo perché ci fa vedere come tutti questi racconti si incrocino. Avremo modo di parlarne quando parleremo dei Daniti, cioè una delle tribù di Israele, dei Danao, dei Micenei, quindi probabilmente lo faremo nel prossimo video, ma quindi dobbiamo cominciare a pensare a questa storia, diciamo, del Mediterraneo, del Medio Oriente, come ad una storia che si interconnette. Non è che esiste il popolo dei giudei che vive come in una sorta di limbo, in una sorta di nuvola, con il suo Dio, gli unici che hanno scoperto il Dio, il monoteismo. No, assolutamente, perfettamente inseriti dentro gli altri. Guardate, c'è una curiosità che vi voglio leggere, talmente inseriti che nel libro dei Maccabei si parla addirittura di parentele tra i giudei e i samaritani. Ve ne leggo un brevissimo passo. Qui c'è uno scambio di lettere, insomma non sto a farvi, siamo nel primo libro dei Maccabei, capitolo 12. In questo scambio di lettere si dice: Areo, re degli Spartani, a Onia, grande sacerdote, salute, grande sacerdote giudeo ovviamente, salute. Si è trovato in una scrittura riguardante gli Spartani e i Giudei che essi sono fratelli e che discendono dalla stirpe di Abramo. E poi questa cosa viene ancora ripetuta successivamente quando, raccontando le vicende di Giasone, si dice che questo Giasone, insomma, dopo aver combinato una serie di cose, per sfuggire alle punizioni, morì presso gli Spartani, fra i quali si era ridotto quasi a cercare riparo in nome della comunanza di stirpe. Ora, questo discorso, vi devo dire, è stato messo in discussione parecchie volte, è riconfermato da almeno un paio di scrittori antichi, non è certissimo, ovviamente, quindi vi devo dare conto di questo dubbio che c'è, però è interessante notare che nella Bibbia stessa si parla di fratellanza, proprio di parentela effettiva. Parentela effettiva, anchizioi. A chi è riferito questo termine nell'Odissea? Anchizioi è riferito ai Feaci, cioè quel popolo presso i quali Ulisse naufraga, viene raccolto da Nausica che lo porta da suo padre
e nel libro quinto dell'Odissea si parla appunto di questi qui, Anchizzeroi, che preso così potrebbe semplicemente dire vabbè è un fatto di interpretazione, perché vicini agli dei può voler dire un sacco di cose. Intanto ho detto che anche indica proprio un senso di intimità, ma c'è la spiegazione che è molto chiara, perché il re dei Feaci, che è quello che riceve, ospita Ulisse e si fa raccontare la storia delle sue vicende, era figlio di Nausitoo, che era figlio di Poseidone, e voi ricordate le volte in cui vi ho parlato degli incroci appunto tra gli Elohim e le figlie degli Adamiti, quindi sia per quanto riguarda la Bibbia sia per quanto riguarda i racconti dei greci, queste commistioni continuamente tra uno di loro e una umana, oppure viceversa tra una dea e un maschietto. Poseidone aveva sposato Peribea, che era figlia di Eurimedonte. Quindi la consanguineità era netta. Il re dei Feaci era nipote diretto di Poseidone. Vi ricordate che nella Bibbia, adesso la andiamo a trovare, da qualche parte qui c'è, eccola qui, nella Bibbia quando si parla nel capitolo 6 della Genesi delle unioni tra gli dei e le Adamite, si dice, dunque, Eurimedonte era un gigante. C'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo, quando i figli degli Elohim s'accostarono alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Ora, se noi prendiamo questa frase e la andiamo a inserire in questo contesto, non dobbiamo cambiare assolutamente nulla. La consanguineità, che qui è dichiarata con questo termine, nella Bibbia compare e diventa evidente quando si dice che gli Adamiti sono stati fatti con lo Tselem degli Elohim. Ora, lo Tselem degli Elohim è un termine che, come dicono i dizionari, significa something cut out e deriva dalla radice verbale tsalam, che significa cut off. E anche nei dizionari come il Klein di etimologia ebraica si dice che come significato originario aveva something cut off, cioè un qualcosa di tagliato fuori. E quindi quando la Bibbia ci dice che gli Adamiti sono stati fatti con lo Tselem degli Elohim, ci dice che sono stati fatti con qualcosa che è stato tagliato fuori, così come Eva poi è stata fatta da Adamo con un qualcosa che è stato tagliato fuori da lui. Bene, ma che cos'è questo qualcosa che è stato tagliato fuori? Questo qualcosa si trova nel libro qui che vi leggo delle mitologia sumerica pubblicato dalla UTET, nel quale c'è scritto esattamente questo. In questo passo, in questo testo che è stato elaborato da Pettinato, poi tradotto da Heidel, Bottero, Kramer, eccetera, quindi siamo nell'ambito delle traduzioni accademiche, si parla di quando gli Anunna o Anunnaki lavoravano la terra. E dice, dopo che gli dei ebbero stabilito le regole del cielo e della terra, dopo che essi per approntare dighe e canali ebbero poste le rive del Tigri e dell'Eufrate, allora Enlil, uno dei due figli del capo dell'impero, parlò ad essi. Che cosa volete fare adesso? Che cosa volete creare ora? O Anunna, grandi dei, che cosa volete fare adesso? I grandi dei che erano assisi e gli Anunna che decidono i destini, tutti insieme risposero ad Enlil. In Uzumwa di Duranchi noi vogliamo uccidere gli dei Allah
e perché il loro sangue faccia germogliare l'umanità. La corvée degli dei sia il loro compito, cioè viene preso il sangue degli Allah, cioè viene tirato fuori il sangue che poi nel racconto della formazione degli Adamo viene purificato, e purificato ovviamente per ricavarne questo, cioè per ricavarne lo Tselem, quel qualcosa di tagliato fuori, quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine che viene trasferita, e noi sappiamo che questo qualcosa di materiale che viene tagliato fuori e contiene l'immagine è il DNA. E poi dice che gli uomini per sempre curino i fossati di confine, che essi prendano in mano la zappa e il canestro di lavoro per il tempio dei grandi dei che è adatto al trono eccelso, aggiungano campo a campo, per sempre i fossati di confine curino. Cioè in sostanza c'è tutto un elenco di lavori che dicono facciamo questi qui e trasferiamo a loro tutti questi lavori di fatica. Noi ce ne stiamo tranquilli nelle nostre regge a governare, che è esattamente ciò che fanno gli Elohim. Fanno uno perché lavori il loro Gan Eden. E veniamo in effetti al Gan Eden. Noi sappiamo che nella Bibbia c'è scritto che Dio pose un Gan Eden, un Gan nell'Eden, Mikedem. Mikedem è un termine che viene tradotto con ad est. In realtà Mikedem non significa ad est, perché la particella, il prefisso mi, indica da, cioè quindi indica provenienza, e Kedem ha il suo significato originario in ciò che viene prima. Quindi, come dire, gli Elohim hanno fabbricato quel Gan Eden partendo da uno, come da una sorta di matrice, da una sorta di format che viene prima, quindi non a est, ma da quello che viene prima. Ed è un Gan Eden nel quale gli Elohim, sappiamo, hanno piantato ogni albero che produce frutto buono da mangiare. E nei testi apocrifi c'è scritto questo, che questa affermazione vale proprio per il Gan. E Gan significa giardino recintato e protetto. Abbiamo già spiegato anche l'origine e poi il processo etimologico per il quale da Gan si è arrivati a Paradiso, già fatto in un altro video. Quindi in realtà lì dentro ci mettono alberi buoni da mangiare. Era un luogo speciale, era un laboratorio dove producevano cibo e ci hanno messo dentro i loro. Allora nel libro quinto dell'Odissea si dice che i Feaci sono parenti agli dei, e abbiamo visto che questa non è un'affermazione generica, ma è una parentela che indica veramente consanguineità. Dopodiché si passa a descrivere la dimora del re dei Feaci, ma di questa parleremo quando nel prossimo video parleremo della tecnologia, parleremo di Efesto, tra l'altro utilizzando gli studi di un ingegnere greco che insegna, è docente nelle università in Grecia e che ci parla della tecnologia di Omero. Quindi la casa, i guardiani della casa, e lo vediamo, ma soprattutto quello che qui mi interessa è questo. Fuori poi dal cortile c'era un grande orto, presso le porte, di 4 iugeri, cioè circa 10.000 metri quadrati. Corre tutto intorno una siepe, cioè è recintato esattamente come il Gan biblico. Alti alberi là dentro in pieno rigoglio, peri e granati e meli dai frutti lucenti e fichi dolci e flori di ulivi. Mai il loro frutto vien meno o finisce, cioè produzione continua. Inverno o estate per tutto l'anno, cioè proprio l'autore omerico lo dice con molta chiarezza. Ma sempre il soffio di zefiro, altri fa nascere, altri matura. Pera su pera appassisce, mela su mela, e presso il grappolo e il fico sul fico. Là anche una vigna feconda era piantata e una parte di questa in aprico terreno matura al sole. D'un'altra vendemmiano i grappoli e altri ne pigiano, ma accanto ecco grappoli verdi che gettano il fiore, altri appena maturano. Più in là, lungo l'estremo filare, aiole ordinate d'ogni ortaggio verteggiano tutto l'anno ridenti. E 2 fonti vi sono. Una per tutto il giardino si spande, e anche nel Gan c'è un
una fonte che serve ad irrigare il giardino, e poi l'altra va, qui in questo caso, a portare l'acqua dove vivono gli uomini. Questi mirabili doni dei numi erano in casa di Alcino. Questi mirabili doni dei numi. Ora, in realtà, quindi, siamo di fronte ad un giardino molto speciale, ad un giardino nel quale la produzione è spinta, la produzione è continua, non c'è mai interruzione, lo dice chiaramente, estate e inverno. È un laboratorio speciale, è uno dei Gan, in questo caso non degli Elohim, ma dei Teoi, uno di quei giardini che loro impiantavano, Mikedem, partendo da un format originario, quindi partendo da un sistema che avevano da qualche parte, purtroppo non so dirvi dove, ma che poi replicavano per avere questo tipo di produzione. Tanto noi facciamo sempre finta, ma fare finta ci fa entrare in un mondo affascinante che collega le cose. E questo, vi devo dire, a me fa venire un po' di sana e piacevolissima pelle d'oca. Ma i doni che i Feaci hanno ricevuto, in questo caso da Poseidone, non finiscono con questo giardino. Il re dei Feaci chiede ad Ulisse di raccontare le sue vicende e poi gli chiede anche dov'è la sua terra, perché poi lo farà portare con una delle sue navi. Qui siamo nel libro ottavo. E dimmi la terra, il popolo tuo, la città, sicché ti ci portino guidate dal pensiero le navi. Sicché ti ci portino guidate dal pensiero le navi. E si può dire, vabbè, questa è un'affermazione buttata lì, è una fantasia. No, subito dopo c'è la spiegazione. Perché i Feaci non hanno nocchieri, non ci sono timoni, come ne hanno le altre navi, ma sanno da sole il pensiero e l'intendimento degli uomini. Cioè, come venivano comandate queste navi? Tra l'altro non hanno nocchieri è Kubernetes. Non a caso da Kubernetes deriva la nostra cibernetica, cioè il rapporto che si può avere con i meccanismi attraverso, diciamo così, metodi non tradizionali. Sanno da sole il pensiero e l'intendimento degli uomini e sanno le città e i pingui campi di tutti, cioè avevano dentro le mappe di tutto il territorio, dei mari, delle coste. E l'abisso del mare velocissime passano, di nebbia e nube fasciate, mai hanno paura di subir danno o di andare perdute. Sono navi veramente stranissime. Abbiamo letto prima, in uno di questi autori che si occupano dei miti greci, e c'era scritto non si possono inventare queste cose che non esistono, non potevano inventare cose che non esistono, soprattutto di questo tipo. Navi guidate dal pensiero, navi che non hanno bisogno di timoniere, navi che conoscono la rotta, navi che conoscono le coste e i territori, navi che non temono di perdersi nella nebbia, ma viaggiano circondate da una loro nebbia. E allora torniamo a fare un parallelismo biblico e andiamo a Esodo 16. Su questo torneremo ovviamente nel prossimo video, ma vi do soltanto un accenno. Navi che viaggiano circondate dalla nebbia, da una loro nebbia. Nel capitolo 16 dell'Esodo c'è scritto che mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, si voltarono verso il deserto. Quindi guardavano Aronne e vediamo bene la scena. Si voltano verso il deserto. Ed ecco che la gloria del Signore apparve nella nube. In ebraico c'è scritto, ed ecco che il Kavod di Yahweh si fece vedere nella nube. Quindi per vedere la gloria di Yahweh, se di gloria spirituale si trattasse, dobbiamo sapere che bisogna girarsi, perché arriva in una certa direzione, non è onnicomprensiva. Ma qui ci si dice che si sono girati e il Kavod di Yahweh si è fatto vedere nella nube. E la nube è un concetto che torna spesso con queste comparse
di Yahweh con il suo Kavod, perché Nude ha un significato particolare, ma di tecnologia e di mezzi con i quali viaggiavano sia gli Elohim che i teoi omerici parleremo nel prossimo video, perché mi pare che qui il tempo sia abbondantemente trascorso. Grazie, ciao e alla prossima.